Buongiorno amici tichettiani. Ma buongiorno. E che buongiorno, guardate che panorama che abbiamo dietro le nostre spalle. Ieri acqua e oggi solo terra, perché la marea si è ritirata tantissimo, varia molto velocemente. Stamattina alle 7 c'era il mare fino alla strada, fino alla strada. 2 ore dopo, verso le 9, ci siamo riaffacciati da Charlie e il mare arriva laggiù. Quindi ci sono le maree che variano tantissimo. Abbiamo scoperto dietro al parcheggio qui dove siamo con Charlie, tra l'altro comodo perché ci sono anche i bagni, così abbiamo fatto i servizi soprattutto per le nostre acque nere, insomma con i bagni pubblici se ne trovano qui in Scozia fortunatamente. E c'è un sentiero, c'è un percorso, un trail come lo chiamano loro, che segue lunga la costa, quindi possiamo vedere dall'alto tutte le scogliere. Poi sembra che ci siano insomma delle cose interessanti da vedere. Abbiamo trovato anche la mappa, una mappa completamente gratuita che viene posizionata all'inizio del sentiero. Non vi svegliamo tutte le varie tappe, abbiamo scoperto che si può fare anche con le nostre e-bike, abbiamo visto passare diversi ciclisti, siccome sono 6 miglia di distanza. È bello lungo, infatti ci stavamo preoccupando, ho detto, insomma è una bella camminata. Qui mette anche la durata, il tempo, e sono diverse ore. 4 ore a piedi solo andata. Quindi ci siamo detti, ma visto che è possibile farlo anche in bici, perché non provarci? Il tempo è variabile come al solito, un minuto prima c'è il sole, un minuto dopo è tutto coperto, quindi tutto nella norma in Scozia. Esatto, quindi prendiamo le nostre e-bike e ci mettiamo subito in cammino. Ed eccoci subito in sella alle nostre biciclette. Faremo una tappa ogni 10 metri perché siamo già fermati. Ci siamo fermati subito. Guardate che meraviglia, c'è questa specie di baia, con la bassa marea esce tutta la scogliera fuori e volendo si può fare anche il percorso a piede per i più temerari lungo il mare, camminando sugli scogli, però bisogna stare attenti a quando risale la marea, se no non risalite più voi, se no poi è difficile anche arrampicarsi lungo la scogliera. Ma c'è un contrasto di colori incredibile perché ci sono tutte le rocce ricoperte da questo muschio, da queste alghette verde brillante, con questo rosso di queste rocce incredibili. Lì c'è una grotta che probabilmente nel tempo è crollata perché sembra che ci sia una forte erosione in queste cliffs. Bello davvero, veramente. Il sole va e viene, fa un po' come gli pare. E siamo solo all'inizio del trail. Ci sono tante sorprese lungo il percorso. Speriamo una, ce n'è una su tutte, ragazzi. Speriamo. Che l'ho messa nella mia lista dei desideri questa cosa, speriamo. Incrociate le dita per noi. Altra sosta, altro wow. Bisogna stare attenti qui a non cadere di sotto. No, no. Oh, che bellezza! Come ci dice la mappa, siamo arrivati al Needles Eye, l'occhio di Needles. Ci sono anche delle persone che pescano giù in fondo, è pieno di sentieri, sentierini. Marta intanto fa un po' di fotografie. Forse esce il sole, dai che esce il sole. L'ho invocata. Vai. Vai, ora non mi faccio distrarre. E vedi come esce la luce e bam. Anche il gabbiano dice che la luce è giusta, ma guardate anche da quest'altra parte. Lì quando sale la marea si deve creare una piscina naturale. Eccoci arrivati in fondo. Solo in questo momento manca, guardate Marta dov'è? Lassù, piccolissima. Ora la raggiungo e continuiamo questo trail. Da questo punto entriamo nella parte anche più pericolosa, ci sono tanti di cartelli che indicano il pericolo di caduta giù dalle scogliere.
E ora dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un punto dove c'è una gran confusione. Ci deve essere il mercato dei gabbiani. Senti qua che roba. Sono tutti là, tutti quei punti bianchi sulle rocce sono nidi e il passaggio dei gabbiani. Non sono proprio veri e propri nidi, è qualcosa, diciamo così, che i gabbiani rilasciano e hanno... Marcano il territorio. Esatto, e hanno imbrattato tutte le rocce, da rosse sono diventate bianche. E sono tutti lì che... Chissà se saranno donne, penso. Sono gabbianelle. Sono gabbianelle. Discutono, non lo so, però è bello. Ora affianchiamo questo canyon, andiamo nel punto dove fa la curva, così lo vediamo bene da lontano, nella sua interezza. I ragazzi comandano i gabbiani, non li fate arrabbiare. Meno male c'è un po' di parapetto qui. Qui invece il parapetto è un po' minore, Ed eccoci arrivati ad una delle strutture più iconiche di questo luogo, questo meraviglioso pinnacolo con il canyon sottostante, che prende il nome di Dale's Head. Pensate davvero che ora è tutto bassa marea, poi ovviamente quando sale gran parte di questi scogli spariscono nel mare. C'è una forte erosione data sì dalle maree, ma anche secondo noi dal fortissimo vento che almeno nei mesi invernali batterà su queste coste. Pensate, questo è il Mar del Nord, è un mare aperto. E in lontananza vediamo tutta la scogliera illuminata dal sole. Oh, che roba! Che spiaggia! Qui quando l'acqua sale arriva fino a dove inizia il verde e diventa tutto sommerso. E con questo spartito ci godiamo questa meraviglia della natura. Siamo arrivati in un punto dove le strade si dividono, abbiamo il sentiero che non è più percorribile per il rischio frane della scogliera, quindi ora noi dobbiamo fare degli scalini per scendere giù alla spiaggia. Non sappiamo se con le biciclette potremo raggiungerli. Ci inventiamo un nuovo percorso, il percorso c'è, però c'è da fare la deviazione, non sappiamo se appunto è fattibile. Alle brutte le leghiamo qui e buonanotte, andremo a piedi. Comunque considerate che siamo già alla metà del percorso circa. Un pochino di più. Oltre la metà, quindi insomma le bici ci hanno risparmiato un bel po' di pedalata. Soprattutto poi per camminata, scusate. Infatti, soprattutto poi per il ritorno. Allora ragazzi, la decisione è presa. Il cartello parla chiaro. Sì. Qui a dritto il sentiero è instabile, a rischio frane. Dobbiamo passare per forza lungo il sentiero che fa la spiaggia, che bypassa questa parte di scogliera, per arrivare all'altra parte proprio. Là sopra riparte il sentiero e prosegue. Però questo sentiero qui è pieno di scalini e poi appunto, come vi dicevo, fa un percorso sulla spiaggia o vicino, quindi non è adatto alle nostre care gin e tonic, alle nostre e-bike. Quindi andremo di zampine e cammineremo, piacevole lo stesso, non vogliamo dire, e sapremo che al ritorno
ci aspetteranno 2 belle biciclettine per accorciare il percorso. Te che dici? Che sono comunque 2 miglia e mezzo, andata e ritorno sono 5 miglia, sono 6-7 km, solo da qui a Charlie, perché tutto il percorso sono 6 miglia, 4 miglia sono 6 km, andata e ritorno sono 12 km, insomma un bel pezzo, Sì. E allora via, let's go! Vedete, la scala non è che sia proprio il massimo da fare con una e-bike. Qui alla nostra destra vediamo le 3 sorelle, queste 3 conformazioni rocciose, e c'è anche una grotta, un tunnel. Indovina se ora non ci si infila dentro, già che la marea è bassa, ne approfittiamo. Ci chiama praticamente. Ci chiama. Wow! Mamma mia! Che fresco qua dentro! Senti che aria che tira! Che incredibile! Ragazzi, qui siamo in un'oasi di proprio di natura estrema. Qui si vede anche tutta l'erosione dell'acqua, del mare, tutte le varie stratificazioni e tutto l'effetto delle maree. C'è anche l'eco qui, Qui addirittura quando si rompono le onde si è creato una specie di cunicolo. C'è anche un colonnato. Guarda quanti anfratti, quante grotte. C'è una vita, ragazzi, quando sale la marea qui si popola di conchiglie, di granchietti, di molluschi, di tutto e di più. Guardate che roba. E poi c'è questo specie di muschio coloratissimo. Questo rosso, questo colore che è degno del Grand Canyon negli Stati Uniti, è qui, in questo tratto di scogliera. Non l'avevamo mai visto nemmeno a sud prima di arrivare in questo tratto di costa. È incredibile, chissà come mai. Se sapete come mai è così rosso, scrivetecelo nei commenti. Probabilmente quello che supponiamo noi, una concentrazione di ferro per renderlo così rosso. Anche qui con la bicicletta non era molto fattibile. Guardate queste pietre come sono coloratissime, hanno dei colori veramente incredibili. Questa è viola, verde, tutte striate. Sì, c'è la musica quando si cammina su queste rocce. Qui si cammina meglio, sulla spiaggetta. Qui, ragazzi, siamo nella natura più incontaminata. C'è anche l'eco. Immaginate i gabbiani qui che po' di casino che devono fare. Purtroppo arriva anche la spazzatura, perché ogni tanto troviamo qualcosa, ma quella non manca mai. Ora noi cerchiamo un punto per risalire qui in mezzo alla giungla. Mamma mia, spero non ci siano serpenti. Guarda qua come folta. Wow. Mr. Crocodile Dundee. È vero, Mr. Crocodile Dundee. È un po' più azzeccato visto la location. Sì. Ma qui il sentiero c'è? Abbiamo raggiunto un'altra scala. Wow, bella faticosa. Purtroppo il sentiero da fare in bicicletta alto era chiuso per pericolo frana, se no non saremmo certo passati da qui.
E di qua che abbiamo, mamma mia, il sole, ragazzi, guardate che spettacolo, qui va detto per forza, non si può non dire, ci sono dei colori meravigliosi. Poi sentite che schiamazzo che fanno questi gabbiani. Sono tutti lì che nidificano. Attenzione, abbiamo anche le more, non ve le do a voi. Buone, alcune sono indietro, sono rosse. Questa era buona. Questo tratto che stiamo percorrendo ha dei nomi, ragazzi. C'è la grotta del diavolo, qui c'è la curva dell'inferno e ci sono i cartelli che c'è alto rischio per la scogliera, perché possono franare ovviamente. Infatti guardate come siamo alti, prima eravamo proprio a contatto quasi con l'acqua, ora siamo altissimi. Ragazzi, siamo arrivati al capolinea, guardate il panorama. È lunare. Questo è il regalo di questa giornata. Sono un po' fusa. Mi fanno un po' male le gambe, ma comunque affascinata da questa meraviglia, da questa attività, questo bianco dei gabbiani, l'azzurro del mare, queste rocce ricoperte di verde rossissime, cioè una tavolozza di colori. Quando si dice che Madre Natura disegna, questo ne è l'esempio. E per rovinare la poesia, veniamo al dunque. Cosa c'è da mangiare? Abbiamo portato un po' di panini, però bisogna stare attenti agli attacchi dei gabbiani, perché qui, ragazzi, vi dovete nascondere. E quindi a tal proposito, hai portato l'ombrellino? Potremmo nasconderci sotto. Vediamo se ce l'hai. Ora ci si guarda, anche perché il sole picchia, Il sole picchia, ma poi il gabbiano picchia forte, Abbiamo visto certe scene in questi giorni. Poi se ci frega il panino, Fede lo rincorre, no, Impara a volare, Fede, Non ti preoccupare che non la fa franca. Cucù. Cucù. Siamo all'ombra del nostro ombrellino, perché l'ombrello fa ombra, si chiama apposta così, non serve solo quando piove. E in più ci protegge dagli attacchi dei gabbiani. Quindi portatevi un ombrellino piccolo in borsa o nello zaino, perché ha doppia utilità. È double fast. E poi avremmo voluto fare anche un volo con il drone, ma qui è un parco naturale e c'è tantissima fauna e quindi non è possibile volare, anche perché il drone rischierebbe seri attacchi da gabbiani. Come per il panino, anche il drone è molto interessante per loro. Che bello. Che posto. Siamo arrivati alla fine del trail, del percorso. Cercavamo, o meglio, a me piaceva vedere disperatamente una cosa, ma non l'abbiamo trovata, una cosa tra virgolette. Ci riserveremo di vederla più avanti. Che dici, Fede? Direi che questo è il primo tentativo, ma non molliamo. Non molliamo. Non molliamo, non molliamo. Piacerebbe molto ovviamente a tutti e due, ma ai noi niente. Magari ci sono ma non si vedono, sono nascosti dietro. Non svelare troppo, non spoilerare, perché poi gli roviniamo la sorpresa ai nostri amici. È una cosa molto particolare. Ora gambe e spalla e torniamo da Charlie. No, prima dalle bici. Sì, da gin e tonic. Che ci aspettano. Comunque a metà percorso, quindi dai. C'è da fare, però è uscito un sole, ragazzi, che come si fa ad andare da Charlie? Cioè, sdraiamoci qui nell'erba, prendiamo un po' di sole. Rimaniamo qui una settimana. È una meraviglia, non c'è un filo di vento. Queste scogliere che di solito sono battute dal vento, assurdo, non c'è un alito di vento. È vero. Un incanto. Ragazzi, non potete capire le immagini belle, però è girato il vento. È girato il vento. Immaginate tutti questi gabbiani cosa possono produrre. Guano a volontà, ragazzi. Ci potete cementare la casa. C'è un bell'odore. Mamma mia.
Purtroppo prima non lo sentivamo, ora sì. L'unica cosa negativa di questo percorso. Ma è il suo bello, dai. Eh sì. Ma guardate dove siamo finiti. Eravamo in mezzo alle scogliere, ci ritroviamo in mezzo a boschi. Ma dove siamo? È successo qualcosa di imprevisto. È successo che abbiamo seguito il percorso superiore, quello che sembrava interrotto dal cartello dove abbiamo lasciato le nostre biciclette. Però abbiamo visto dei signori arrivare a piedi e tra l'altro ora incontriamo un signore con la bicicletta, quindi gli abbiamo chiesto ma va bene da questo lato e lui ha detto forse può essere un po' scivoloso, seguite tranquillamente, provate e vi ricongiungete. Se no ci ha spiegato anche un altro percorso alternativo che passa però dai campi e allungherebbe, ma non sa che abbiamo le bici praticamente qui vicino, quindi ci siamo praticamente tuffati in questa boscaglia nel cos'è, un mancato fiume questo. Guarda qua, è un sottobosco, È no? un sottobosco, ma qui secondo me ci scorreva un torrente che non c'è, è asciutto, e quindi proviamo ora a risalire e a vedere se ci riagganciamo al percorso che ci porta alle nostre bici. Sì, lui con la bicicletta veniva da un'altra strada che non è il percorso che dobbiamo fare noi. Proviamo, ci si prova, male che vada si torna indietro, si fa qualche chilometro in più, tanto ne abbiamo fatti pochi. Ma guarda qua. E a questo punto ritroviamo il cartello di pericolo, però non dice, sì, dice path close, chiuso. Senti, noi ormai ci siamo, ce la proviamo. È come l'altro? Sì, sì. Vediamo se veramente è chiuso oppure no. Se fosse chiuso possiamo sempre passare per i campi. Qui abbiamo un ponte di legno, sarà sicuro? Anche perché sotto c'è un bello strapiombo, eh? Sì, ha voglia. È strasicuro. Che avventura! Gin e toniche saranno preoccupate. È un po' alta l'erba, passa da una giungla a un'altra, occhi ben aperti, però io vedo le bici. Mezzo alla giungla. Aiuto. Forse ci siamo, dai, forse ci siamo, speriamo. Speriamo non ci muovi ora, 23. Attenzione qui, mamma mia. Percorso impervio, ma ci lascia veramente a bocca aperta. Eccoci, Gin e Tonic. Grandi. Che fanno il bagno? E sulla strada di ritorno, intanto che la marea risale, vediamo anche qualche temerario che fa il bagno e fa i tuffi dagli scogli. Guardate anche il canyon come si è riempito d'acqua. Tornate indietro nel video e andate a vedere com'era all'inizio. Ed eccoci finalmente tornati dal nostro mitico Charlie. Ci mancava! Più che altro ci manca una sedia, un qualcosa. Sì, ora un caffè, poi mettiamo via tutto e ci spostiamo verso un'altra destinazione. Sempre più a nord. Sempre più a nord.
Ci siamo spostati di poche miglia a nord e siamo arrivati nella spiaggia Lunan Bay, una spiaggia dorata con delle dune ricoperte di vegetazione ed è veramente enorme. Ci sono tante persone, tante, per il posto tante. Fosse a casa nostra sarebbe vuota, ma molti fanno anche il bagno. Il luogo di per sé meriterebbe anche una bella visita. Purtroppo non possiamo sostare la notte, quindi siamo costretti a spostarci. Ora ci godiamo un attimino questa vista mozzafiato, respiriamo quest'aria che fa bene ai polmoni e poi proseguiamo più a nord, anche perché dobbiamo trovare il posto giusto per noi prima che faccia buio. E in Scozia non è sempre scontato. No. Qui abbiamo anche un pannello che ci illustra tutta la zona, c'è anche un castello che vediamo là contro sole, quello che rimane. Perché c'è un muro che non sappiamo come stia su. E mentre torniamo da Charlie stavamo facendo una riflessione che ci ha un po' stranito. Siamo soliti pensare alla Scozia come un posto freddo, piovoso, con nebbioso, con la neve, pieno di scogliere a picco sul mare, e qui invece cosa troviamo? Una spiaggia dorata, col sole bello libero dalle nuvole, la gente che fa il bagno, non sembra nemmeno di essere in Scozia. Un campeggio con i materassini, i gonfiabili, eccetera eccetera, bambini che giocano, cioè è un'atmosfera magari che ti aspetti, no? In una delle nostre coste italiane, però bello, insomma, vuol dire che anche la Scozia c'ha la parte estiva e non è soltanto nebbia e grigiore. No, questa cosa ci piace. Passati dentro al paese, al villaggio di Montrose, che ci è sembrato molto bello e interessante, ma noi abbiamo un altro obiettivo da raggiungere e la cattedrale sembra degna di nota, ha un bel campanile, come avete visto, molto alto e con tutti i merletti. Poche miglia fa, ragazzi, siamo entrati nella Aberdeenshire, ovvero nella contea di Aberdeen. Che colori! Ragazzi, vogliamo raggiungere il Dunnottar Castle, ovvero il castello di Dunnottar, è proprio scritto così, che è un'icona. Allora, qui niente, 2,10 metri. Però qui non ci fanno entrare perché c'è la sbarra. Il castello è lì giù sulla scogliera. Qui è privato. Questo parcheggio niente. Lungo strada. Forse qui lungo strada. Giusto per fare due foto. Sì. Qui. Il camper è parcheggiato lì. Qui. Non so dove sia il percorso. Sì. Quello alla nostra sinistra è il Dunnottar Castle, a picco sulla scogliera. Siamo oltre l'orario di chiusura, quindi non credo che ci faranno entrare, ma la particolarità è proprio la sua posizione. Esatto. Al limite vi mettiamo in sovrimpressione qualche fotografia per farvi capire meglio di cosa si tratta. Quello che ne rimane, perché è un castello molto bello per la sua posizione, ma non è intatto, diciamo, come struttura. Ci proviamo ad avvicinare, non sappiamo se sia ancora fattibile. Sappiamo che c'è un percorso, ma è un po' tardi. Oggi col percorso nostro sulle scogliere ci siamo decisi tardi, però qui sappiate che tutte le cose, tutte le attrazioni turistiche chiudono intorno sempre alle 5. E di castelli ce ne sono tantissimi, una marea, una cosa incredibile. Da qui ci possiamo avvicinare, anche qui non si può volare con il drone, però la vista merita, si vede benissimo.
Ma come vedete da questa immagine non servono immagini in sovraimpressione, vi facciamo vedere direttamente dal cartello questa fotografia aerea. Questo è il castello che è costruito in questa posizione impressionante e comunque al di là del tempo il biglietto bisogna dire che è un po' caro, 13 sterline a persona, che sono oltre 15 euro. 15, sono 30 euro. Noi sapete che comunque siamo in viaggio costante, quindi dobbiamo anche tenere d'occhio il nostro budget, quindi non è che possiamo entrare ovunque. Sì, poi i castelli qui in Scozia sono molto cari, le cifre sono quelle, quindi non si possono far tutti purtroppo. Ce ne sono tantissimi che sono comunque gratuiti e noi cercheremo di vederne il più possibile. Quindi comunque cerchiamo di avvicinarsi fin dove possiamo arrivare e intanto ve lo facciamo vedere dall'esterno, che sicuramente la vista è fantastica. Guardate che roba! Abbiamo detto che vuoi vedere la foca? Ecco che esce un po' di sole. Oh, quel sole è veramente cosa. È pieno di turisti, alcuni hanno il binocolo e hanno avvistato delle foche in mezzo al mare. Noi non le vediamo, non abbiamo capito dove sono. Indicava là e alla moglie gli ha detto: le vuoi vedere le foche? Vieni. E la signora è andata e ha fatto wow. Ora sto guardando. Vediamo da se sotto, riusciamo, ma è piacerebbe. Difficile, è difficile. Proviamo forse dall'altro lato, perché c'è un altro percorso che arriva proprio a fianco al castello.